Siamo arrivati alla Rapita, qui in questo disegno, questo villaggio portuale che è all'interno della baia creata dagli istmi di sabbia del delta dell'Ebro, dove sono presenti tanti fenicotteri. Qui c'è un bellissimo faro, qui ci sono le coltivazioni di cozze e di ostriche che si dovrebbero trovare anche qua. All'interno della baia ci sono le bivalve giganti, sono queste cozzone giganti. Buongiorno, questa mattina piumino, fa freschino. Continua il tempo un po' brutto, fortunatamente almeno adesso ha smesso di piovere, speriamo che il sole arrivi. Le previsioni danno un po' di sole nel pomeriggio. Qui siamo ad Amposta, è molto prossimale al delta dell'Ebre, che poi vogliamo visitare più tardi, anche se già lo conosciamo, ma vogliamo di nuovo andare a visitarlo. Questa è un'area camper con tutti i servizi, carico, scarica, elettricità, completamente gratuita, offerta dal comune, ed è pienissima di camper. Ieri abbiamo fatto fatica a trovare un posto, guardate un po' anche dietro. Abbiamo fatto fatica perché davvero era piena, anche per il brutto tempo che c'è. Quindi ora io stamattina vado a fare un po' di lavanderia, che ce n'è una qui vicino. Mauro continua a lavorare al computer e più tardi ci muoviamo. Area camper qua e dalla parte opposta un bel parchetto. Visto la giornata uggiosa, andiamo al coperto, quindi andiamo a visitare il museo del delta dell'Ebre, che è qui ad Amposta. Diamoci un'occhiata, dai. Il signore molto gentile ci ha spiegato che tutte le descrizioni sono in catalano, ma abbiamo un'audioguida che può farla in castigliano, in inglese e in francese. Dalle grotte ai villaggi fortificati che vengono difesi dal guerriero che era accompagnato dalla sua principessa. El Ebro, el río que da vida. Una barca a vapore a ruota che naviga nel fiume Ebro. Ci siamo presi le nostre ostriche, un po' di vongoline per farci degli spaghetti e vi faremo sapere come sono, ok? La Betty dà a me la responsabilità di aver acquistato queste cose, tutte queste ostriche, però quando eravamo lungo la strada è lei che mi ha detto guarda là che vendono le ostriche, quindi questa qui è più ghiottona di me. Se mi piacciono, giusto prenderle. O vogliamo rinunciare ad assaggiare le ostriche del delta dell'Ebre? Assolutamente no, Ecco. non si può. Quindi tra stasera e domani ce le gustiamo. È uscito un poco di sole finalmente, quindi venite con noi a scoprire il delta dell'Ebre. Qui c'è un punto di osservazione degli uccelli e dei volatili presenti in questa zona del delta dell'Ebre e bisogna stare in silenzio perché non volino.
Cosa hai visto? I cotteri. Mauro le prese col suo Gnocca Watch. In questo caso sto ammirando gli uccelli, pensate. Cotteri Watch, o meglio, Fini Cotteri Watch. Mauro impazzisce qui, si ferma ogni 5 minuti per fare foto ai fenicotteri e agli altri volatili. Vero? Sì. Quindi ci siamo fermati al parking ristorante Casa da Fusta. Qui abbiamo un apparcamento, un parcheggio gratuito per camper e quindi stanotte ci fermiamo qui. Oggi abbiamo fatto pochi chilometri. Siamo proprio qui, dove c'è il puntino rosso. Visto l'ora tarda, torniamo piano piano verso il camper e poi ci amiamo. In che senso noi ci amiamo? E faremo senza fretta quel che Betty non si aspetta. Devo preoccuparmi? Forse. Abbiamo trovato le ostriche dell'Ebro, che sono delle belle ostricone, guardate che belle che sono. Speriamo che siano anche buone. Adesso proviamo ad aprirle. Belle grosse. Ecco la Betty che assaggia L'ostricona. Un'ostricona questa. È quasi da masticare, talmente grande. Buona, molto salata da mar Mediterraneo, ma più che valida. Approvata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi siamo qua nel delta dell'Ebro, il tempo è sempre abbastanza nuvoloso purtroppo, però abbiamo trovato dei nostri follower che ci seguono e ci hanno salutato, ci hanno visto il camper con la scritta, che sono dei nostri follower francesi. Nathalie e Guy che ci seguono, abbiamo fatto una lunga chiacchierata questa mattina, può essere che li abbiamo un po' incuriositi sulle olie, può essere che vengano quest'estate alle olie, chi può saperlo, magari vediamo, gli facciamo un'offerta importante. E volevamo anche andare in bicicletta, ma con questo tempo qua non, Ma le condizioni non sono no, così piacevoli per andare in bici, anzi è prevista di nuovo pioggia. è prevista di nuovo pioggia, quindi salutiamo. Je suis youtubeur, donc je regarde et puis ben, par hasard, Ok. ho rencontré Dice che ha avuto il piacere di incontrarci ieri sera, ci ha le monde est salutato. petit. Le mondo è Il mondo è piccolo, il mondo è molto piccolo, è grande ma è piccolo per i viaggiatori. Però adesso andiamo anche a salutare il terzo componente della famiglia.
Questo è il terzo componente della famiglia che si appella Naika. Naika. Vamonos in questa bella giornata uggiosa nuovamente, ripartiamo. In questi giorni che siamo tornati in penisola è rarissimo aver trovato un giorno buono, quindi andiamo oltre, ci avviciniamo sempre più all'Italia. Questo è un segno per farci capire che noi dobbiamo vivere alle Canarie. Vero. C'è un punto di osservazione qua, andiamo a vedere, rialzato sulla laguna. Non so se è questo il periodo, ci sono un sacco di nidiate di giovani fenicotteri. Si riconoscono facilmente perché non hanno le piume rosa, ce le hanno grigie. Questo perché la colorazione rosa del piumaggio viene data dall'alimentazione dei fenicotteri che mangiano i gamberetti di laguna, e quindi mangiando molti di questi gamberetti assorbono la colorazione rosata dei gamberetti e con l'età adulta anche il piumaggio diventa rosa. È Piero Angela de noi altri. Poco fa invece abbiamo visto ancora una casetta dei pescatori con i tetti in cannizzo, che assomiglia particolarmente alle stesse casette camarguase che sono sempre nelle stesse zone lagunose della Camargue. Probabilmente anche questo è un tipo di abitazione che veniva sviluppata molto in queste zone paludose dei delta, in questo caso dell'Ebro, la Camargue, del Rhône. E qui abbiamo il classico esempio di cui vi ho parlato prima, dei cuccioli di fenicotteri che non sono ancora colorati. Sono lì accuditi dagli adulti, si vedono che sono bianchi e grigi invece che bianchi e rosa. Si vedono maluccio con la GoPro, ma ho fatto delle foto, ve le pubblichiamo così le vedete meglio. Sarebbe anche bello, ma le condizioni sono tremende. Ecco dove ha messo Carletto questo pomeriggio. Siamo alle Gine de Saint-Paul. Ci siamo rotti le scatole. Questo tempo terribile non ci ha permesso nemmeno di vedere con calma il delta dell'Ebre e quindi abbiamo proseguito.
Volevamo fare dei giri in bicicletta nel delta dell'Ebre, ma vento, pioggia, fango, nebbia, impossibile, non si vedeva niente. Per cui abbiamo deciso di fare della strada, ci siamo fatti più di 300 km, abbiamo bypassato Barcellona e siamo arrivati in Costa Brava. Vediamo com'è, se domani, dopodomani il tempo migliora, magari qualche giorno qua ce la facciamo, che il posto non è male, altrimenti via Francia e Italia. Cioè, abbiamo un sacco di cose da fare, è inutile perdere tempo qui con il tempo brutto. Ci sta facendo pagare il nostro inverno al caldo in calzoncini corti e ciabatte, ce lo sta facendo pagare. Ecco qua dalla mappa che vi faccio vedere dove ci siamo fermati. San Paul. Praticamente superata Barcellona siamo in Costa Brava, alla Playa d'Aro, vicino a Palamos. Che peccato questo tempaccio, perché in realtà la spiaggia è molto bella, il posto anche, quindi è un peccato che non riusciamo a godercelo fino in fondo. Sembra inverno pieno, autunno questo addirittura, qui infatti. Queste qua sono delle velelle, delle piccole medusine non urticanti, piccole, circolari, blu, e hanno una veletta con cui si spostano un po' in mezzo al mare. Vanno a branchi, probabilmente la marea o l'onda la porta sulla spiaggia, chiaramente muoiono. Fanno parte dell'alimentazione soprattutto delle balene. Vedete che hanno questa veletta piccolina, molto belle, sono tutte morte qua, e poi puzzano anche dopo un po'. Molto carina questa passeggiata che corre tutto lungo le rocce, queste rocce rosse, sembra un po' di essere all'Esterel. Andiamo a farci un teino caldo in camper? E un po' di cioccolata.